Allora, è da un po' di settimane che volevo pubblicare questo video, ma oggi è la giornata perfetta per farlo. Oggi è il 19 agosto 2021, è la giornata internazionale della fotografia. Ah, è anche il mio compleanno e tanti auguri a me. Non ho tantissime cose da dire della mia vita, ma soprattutto non ho tantissime cose da far vedere della mia vita. Facciamo un passo indietro. Nasco nel 2001, passo i miei primi anni di infanzia a piangere dalla paura davanti ai cartoni animati. Non guardo i classici film Disney, vengo risucchiato da Wii Sport, il gioco più innovativo di sempre a mio parere. Sono un appassionato di Formula 1, tifo Inter, guardo saltuariamente il ciclismo e tante altre cose. Ma fino al 2017 nessuna di queste è stata documentata. Ora, la colpa non è né dei miei genitori, né dei miei amici, né delle persone che stavano attorno a me. E nella realtà dei fatti non è neanche colpa mia. Era semplicemente un'idea, non era una colpa, era un punto di vista, era una sorta di impossibilità che non mi portava a essere fotografato, a essere ripreso, insomma. E le uniche foto, le uniche testimonianze che ho di me sono per cose necessarie come la fototessera per la carta d'identità o insomma, documenti. Ma perché dico fino al 2017? Perché poi la prospettiva è leggermente cambiata. Ho comprato la Reflex Canon 1300D e ho cominciato ad importunare gente sconosciuta in strada e l'ho chiamata Street. E poi, quando non c'era gente, importunavo palazzi ed erano foto d'architettura. Abbiamo fatto un passo in avanti. Dal ripudiare l'immagine stavo cominciando ad apprezzare l'immagine. Ma comunque la mia comfort zone era stare dietro la macchina fotografica. Insomma, vuoi mettere a pensare di saper maneggiare quei 4 bottoni e 2 treghiere? E poi avere quel potere, quel controllo straordinario sull'immagine di una persona che magari non conosci neanche e cambiare la luce, i colori, le tonalità, nel nome dell'arte. Un affare, insomma. Dal 2017 a maggio del 2021, complice vari avvenimenti successi nel mondo, mi è capitato di essere stato fotografato mentre facevo la cosa che più mi piace fare, ovvero scattare foto. Ora, non sono un narcisista, ma ho cominciato ad apprezzare questo meccanismo, soprattutto mentre facevo roba, perché la produttività è un pallino che mi porto dietro ancora prima di portare la fotografia ai livelli di passione e poi ossessione. Certo, con molta probabilità non sono la persona più socievole sulla faccia della terra quando emano una macchina fotografica. Sarà che il 99% delle volte preferisco andare a fare fotografia da solo piuttosto che in compagnia. Quindi naturalmente la probabilità di avere fotografie di backstage e di photobombing sono ridotte al minimo. Sarà che anche a causa della mia timidezza mi capiti di andare a fare fotografie ai riflessi, agli specchi dei negozi per fotografare le genti che stanno dietro di me. E poi sì, non sono narcisista, ma ammetto che mi capita di utilizzare quegli specchi e quei riflessi per farmi una di quelle fotografie iper vintage. In ogni modo, ho poche foto e zero video di io che faccio foto. A settembre dell'anno scorso ho cominciato questo progetto su YouTube, questo canale, e non nego che avere video, clip di io che faccio foto poteva tornarmi utile, poteva farmi comodo, risparmiarmi tempo, insomma mi semplificava la vita. Ma non tutto è finalizzato per essere pubblicato. E ora arrivo al punto. Avere fotografie, avere video di se stessi, avere quel materiale di immagini che documenti la vostra attrezzatura, probabilmente in quel momento non sarà la cosa più entusiasmante, ma state attenti e proteggete bene quel materiale, perché poi è praticamente certo che arriverà una serata di fine estate piena di malinconia in cui avrete il bisogno fisico di andare a riguardarvi questo materiale e ricordarvi da dove siete partiti. Ora, la mia 1300D è stata rubata
ho la 40D dentro la teca che mi ricorda sempre da dove sono partito. E poi insomma avere queste fotografie aiuta, soprattutto perché ci sono molte meno occhiaie e più o meno anche ora ho poche occhiaie, ma questo perché sono diventato anche bravo a gestire le luci, no? Quindi veramente fotografatevi e capite bene in quale punto siete seguendo dall'inizio alla fine di questa meravigliosa timeline che è la nostra vita. Potrei avere molte altre foto, potrei avere molti altri video, ma che per scelta ho evitato. Ma ora, eccomi qui, pronto a documentare la vita e la carriera degli altri, ma prima di tutto la mia. Sono passati ormai 2 anni da quando questa Fujifilm X-T2 e da maggio del 2021 ho anche questo qua. Dopo 8 anni di esperienza Android, ho deciso di cominciare ad affidare la documentazione della mia vita e quel viaggio che rincorre l'obiettivo di diventare sempre più bravo ad un iPhone. Dopo anni in cui ho snobbato la qualità di una fotocamera per smartphone perché tanto avevo una macchina fotografica, mi sono reso conto che certi momenti è meglio tenerli brutti che non tenerli. Mi sono reso conto che ci sono momenti terribili e momenti bellissimi nella propria vita dove un testo non riesce ad avere la stessa resa, dove l'immagine è necessaria. Non è necessario riprendere costantemente la vostra faccia, ma guardatevi attorno e guardate come stanno le cose che utilizzate tutti i giorni, se al tavolo o la scrivania che sia, è in ordine o meno. Insomma, rendetevi conto di come state vivendo la vita e documentatela con ogni mezzo possibile. E se vi va, ditemi nei commenti che strumento utilizzate. E per questo video ringrazio Mattia Violi che mi ha ispirato tantissimo. Andate a vedere il suo video che sta in descrizione e tanti auguri a me. Ho 20 anni, aiuto.